Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Guardate come è ridotto questo iPad, distrutto, ancora funzionante, ma ragazzi, effettivamente ormai veramente alla frutta, distrutto, diciamo che è quasi irrecuperabile. Perché vi faccio vedere questo tablet? Perché fra le mani ho due tablet indistruttibili. Allora, quanti di noi hanno necessità al lavoro di utilizzare un tablet, però effettivamente ridurlo in quel modo, soprattutto se si va in cantiere o comunque si fa un lavoro nel quale c'è il rischio che lo stesso si possa danneggiare per umidità, cadute, urti, eccetera, effettivamente non ne vale la pena. Quindi spesso si rinuncia alla comodità di avere un tablet per evitare poi di romperlo. Allora, io l'anno scorso ho comprato questo, dicembre 2021, un tablet della Augtel che mi ha dato tanta soddisfazione, mi ha permesso di utilizzarlo. L'avete già visto anche quando vi ho recensito alcuni volantini, non avevo il cartaceo e ho utilizzato proprio questo tablet qualche mese fa per farvi vedere le uscite della Lidl. Ora mi ha contattato Augtel, oltre ai telefonini mi ha detto: ti interesserebbe recensire il nuovo modello di tablet? Ho risposto subito di sì. Gli ho detto: io ho già comprato il vostro prodotto a dicembre, sono contento di provare il nuovo modello perché ha delle prestazioni maggiori, quindi conserva ancora tutte le caratteristiche di indistruttibilità, impermeabilità, eccetera, eccetera, ma ha delle prestazioni maggiori, quindi ci permette di avere più velocità, eccetera, eccetera. Tra l'altro è anche con connettività, si può mettere la SIM, insomma un prodotto molto valido. Con questo è da un anno che io ci lavoro. Tra l'altro ragazzi, questo l'abbiamo portato a mare diverse volte. Una volta tornando mentre stavamo attraversando la strada, mia figlia è scivolata per via della sabbia, è scivolata sul tablet che per fortuna ha evitato che si graffiasse mia figlia e il tablet non ha riportato alcun segno, quindi questa è ulteriore conferma della loro robustezza. Ora vi farò vedere tutte le caratteristiche, vi farò vedere qualche prova, insomma, vi farò conoscere il prodotto. Posso dirvi che come i telefonini indistruttibili Augtel si comportano bene, anche i tablet si comportano benissimo, ma questi hanno un punto in più, perché al lavoro utilizzare un tablet avendo appunto la consapevolezza, la certezza che gli stessi non si romperanno, ragazzi, ci fa lavorare molto meglio. Vi piace? A me no, preferisco uno che non si rompa, quindi iniziamo. E allora ragazzi, per la cronaca, per farvi vedere il modello RT1 che ho comprato l'anno scorso, acquistato l'11 dicembre 2021, l'ho pagato 299 euro, sta mantenendo il prezzo ed è un prodotto molto valido con il quale, come vi dicevo poco fa, mi sono trovato bene. Questo invece costa circa 100 euro in più, comunque vi lascerò il link per vedere tutte le varie caratteristiche. Allora, nella parte posteriore abbiamo questa scocca in plastica molto robusta, lateralmente invece abbiamo questi rinforzi esattamente come i telefonini indistruttibili rugged, che gli permettono in caso di caduta di ammortizzare lo stesso urto. Qua abbiamo una telecamera per i selfie da 16 megapixel e anche questa è da 16 megapixel. L'unica nota negativa che ho notato su questi tablet è che effettivamente questa coroncina esagonale che protegge la fotocamera si graffia, infatti qua strofinandolo leggermente contro il bancone si è tolto un poco di vernice, ma comunque non va ad influire. Nella parte superiore, quindi da questa parte, troviamo il tastino di accensione e il tastino per regolare il volume, poi ovviamente i fori anche per l'altoparlante. Da questa parte invece troviamo l'ingresso per la SIM e per la memory card. Considerate che si può espandere la sua memoria, che è da 128 giga fino a 1000 giga, e questo invece è l'ingresso per poter inserire il caricabatterie. Tra l'altro è anche dual SIM, quindi si può utilizzare pure con la connessione fuori casa, ma ovviamente ha anche il wifi GPS, quindi osserviamo qualcosa dopo averlo sbloccato. Allora, innanzitutto il touch, come tutti i telefonini della Augtel, è molto sensibile, scorre benissimo. Utilizziamo lo stesso tablet per guardare le caratteristiche tecniche sul sito del venditore. Allora, ha un display da 10 pollici Full HD, una ricarica rapida da 33 watt, considerate che ha una batteria da 20.000 mAh, praticamente vi permette di tenerlo in stand by anche per un mese e utilizzarlo ininterrottamente per diversi giorni. Poi ovviamente dipende dall'utilizzo che se ne fa, la batteria può durare un po' di meno, ma diciamo una settimana circa ci può durare. Come vi dicevo, ha la fotocamera sia frontale che posteriore da 16 megapixel, è un processore octa-core MediaTek MT8788. Ha anche il sistema operativo Android 12, tutti i gradi di protezione, quindi IP68 e IP69K, e standard militare 810H. Come vi stavo dicendo poco fa, una RAM da 8 GB e una memoria interna da 128 GB, espandibile fino a 1000 GB. Dual SIM slot si può utilizzare sia per le SIM che per eventualmente inserire anche la memory card, si può scegliere come utilizzarla. Come si vede da queste immagini, utilizzabile in qualunque ambiente, sia ambiente di lavoro, in questo caso su un trattore, quindi nei cantieri eccetera, per hobby all'aperto, quindi escursioni, campeggio, pesca, tutte quelle situazioni nelle quali un tablet cadendo si può danneggiare. E ragazzi, quando parlo di danneggiare, effettivamente io parlo di danni consistenti.
Guardate questo tablet come è ridotto, è un tablet della Apple e effettivamente ormai è arrivato quasi a fine vita. Un po' distrutto, ragazzi, ammaccato. Questi tablet così non si danneggeranno praticamente mai. Poi anche loro hanno i punti deboli. Finora sul tablet non ho mai avuto alcun tipo di problema, però riconosco che comunque sono degli strumenti che con colpi estremamente forti potrebbero anche risentirne. Quindi continuiamo a guardare. Vi dicevo, batteria da 20.000 mAh che si può utilizzare anche come power bank, quindi questo tablet ci può servire anche per ricaricare altri dispositivi. E infatti in questa immagine ci mostrano come possiamo utilizzarlo per ricaricare uno smartphone. Ora guarderemo anche la dotazione all'interno della confezione, perché viene data una comoda maniglia che può tornare utile per esempio in tutte quelle circostanze nelle quali, se si deve trasportare qualche altro oggetto oltre al tablet, abbiamo questa comoda maniglia per impugnarlo con sicurezza. E ovviamente grazie alla sua espansione e alle caratteristiche tecniche si può utilizzare anche per i videogiochi. Ora faremo una prova con il solito gioco di macchine, molto luminoso anche al sole. Come vedete il display è molto brillante. Se guardiamo il modello precedente, con il quale comunque mi sono trovato benissimo, la luminosità è leggermente più bassa, sono impostati entrambi al massimo, ma questo ha una luminosità maggiore. E questo, ragazzi, vi faccio vedere a proposito, e si vedono tutti i colpi, insomma gli urti che ha ricevuto. Un tablet che non è stato trattato sicuramente benissimo, un anno che lo maltrattiamo e ancora resiste perfettamente. Quindi continuiamo a guardare. Ci tengo a farvi vedere queste cose perché voglio essere il più credibile possibile, data appunto l'esperienza che ho avuto con questo tablet utilizzandolo continuamente. Ovviamente, come tutti i dispositivi di ultima generazione, il 4G, Wi-Fi, il Bluetooth, GPS, insomma tutte le varie connessioni che ci permettono di utilizzarlo nel pieno delle funzioni di tutti i tablet di ultima generazione. Quindi chiudiamo questa schermata, apriamo un gioco, quello delle macchine, e vi faccio vedere le sue prestazioni durante il gioco. Alziamo il volume, anche l'audio si sente molto bene, quindi avviamo questa gara. Che comunque utilizzare il tablet è uno spettacolo rispetto al telefonino. Osservate la grafica di tutti i dettagli, però abbasso un poco perché altrimenti dà fastidio. Ok. Allora, come vedete comunque non ha scatti, non ha alcun tipo di rallentamento, funziona bene e la grafica è ottima, quindi va bene. Interrompiamo perché ci interessa solamente vedere come si comporta e nient'altro. Io non sono nemmeno bravissimo in questo gioco. Allora, adesso apriamo YouTube e proviamo a vedere un video, vedere come al solito come si comporta, come velocità di connessione, eccetera. Guardate però pure la qualità del display che si vede davvero benissimo. Allora, apriamo YouTube, mettiamo qualità massima, premiamo play, proviamo ad andare avanti veloce e poi proviamo pure con la musica per vedere come si sente l'audio anziché una voce registrata con un semplice microfono al collo. Quindi, ok, massima risoluzione, però abbassiamo leggermente il volume perché altrimenti dà fastidio e andiamo avanti. Come vedete recupera immediatamente. Ok, quindi veloce anche nella riproduzione del video e nel recuperare dati, ma vi ricordo che questa velocità dipende anche ovviamente dalla velocità di connessione. Quindi apriamo il solito brano che dura parecchio tempo, mandiamo indietro e proviamo a scorrere velocemente avanti per vedere come recupera il buffering, anche con video che durano parecchio, 3 ore e 4 minuti. Mettiamo però il volume al massimo. Il volume è davvero altissimo, ragazzi. Andiamo avanti velocemente. Velocissimo. Ok. Ragazzi, per me come tablet, soprattutto per il prezzo che ha e viste le caratteristiche, la resistenza, eccetera, è davvero molto valido. Su questo però non ho provato a scattare fotografie, quindi scattiamo una fotografia direttamente qua all'interno del mio piccolo laboratorio e vediamo pure le prestazioni fotografiche. Ovviamente nulla di che, facciamo 2 prove semplicemente per vedere come si comporta, insomma, in interno, e se riusciamo ad avere una buona qualità in interno sicuramente in esterno sarà maggiore. Quindi fotografiamo questa confezione con queste scritte piccole. Non immagino di avere chissà quale risultato perché alla fine è un tablet con 16 megapixel. Farò solamente la prova con la fotocamera posta nella parte posteriore, quindi la fotocamera principale, perché 16 megapixel questa e 16 megapixel l'altra. Quindi mettiamo a fuoco, scattiamo una foto, proviamo a zoomare, vediamo quello che abbiamo ottenuto. Allora ragazzi,
le scritte minuscole si vedono benissimo, stiamo parlando di scritte davvero molto piccole, e si vedono benissimo, quindi qualità fotografica, considerando che è un tablet che solitamente si utilizza in cantiere, quindi si può fotografare qualche impianto o qualcosa comunque che dobbiamo memorizzare, ma se qualcuno vuole acquistarlo semplicemente per avere un tablet che gli permette di fare delle fotografie, come avete visto, cattura tutti i dettagli. Dopo avervi fatto vedere le cose che ritengo più importanti di un telefono, di un tablet di questo tipo, vi faccio vedere quello che c'è all'interno della confezione, quindi questa grande scatola rettangolare, e all'interno troviamo ovviamente la pellicola protettiva al momento dell'acquisto, poi un cavo USB per poterlo ricaricare e questo caricabatterie da 33 watt, quindi che ci permette una ricarica veloce, più questo accessorio che si utilizza sfruttando altri due accessori che vanno avvitati nella parte posteriore. E io ho intenzione di utilizzare questo tablet anche per duplicare il monitor del computer che tra l'altro vi ho già fatto vedere, e portarlo in giro per il laboratorio, dato che sto ingrandendo leggermente, insomma ho bisogno di una postazione in cui poter vedere il monitor senza dover trasportare tutto. Queste due staffe si avvitano nella parte posteriore e ci consentono quindi di portarlo facilmente tramite questo sistema che abbiamo visto poco fa. E ve lo dico con cognizione di causa perché questo tablet, anche se non il modello RT2, l'ho già utilizzato, come vi dicevo, sfruttato e maltrattato. E ragazzi, sta resistendo. Invece un classico tablet Apple, che ha sicuramente prestazioni maggiori eccetera, come vedete è ridotto ormai una pietà, tutto distrutto, con un paio di cadute, insomma si è lesionato, abbiamo dovuto mettere il vetro sopra, poi alla caduta successiva si è lesionato nuovamente, nella parte posteriore c'è un urto molto evidente, e invece questi tablet non si danneggeranno mai, sono molto più resistenti e le prestazioni non sono elevate come quelle della Apple, ma ragazzi, non c'è paragone, dovendoli portare in esterno, soprattutto il modello RT2 ci dà delle ottime prestazioni. E ovviamente anche il tablet, come i telefonini rugged, ha all'interno una cartella chiamata borsa degli attrezzi, dove troviamo bussola eccetera eccetera, ma anche un misuratore di decibel, insomma, che ci dà la possibilità di vedere quanti decibel ci sono all'interno di un ambiente ma anche all'esterno, descrivendo pure il tipo di ambiente, quindi ambiente tranquillo, ambiente interno comune, rumore estremamente dannoso eccetera. Gli altri strumenti, anche questo non penso sia affidabile al 100%, però ci dà un'idea super giù del suono emesso. Gli altri strumenti non ve li faccio vedere semplicemente perché sono degli strumenti che dovrebbero consentire di avere molta precisione, ma possibilmente funzionano bene, ma sfruttano la telecamera e in base all'inquadratura andrebbe sfalsato tutto, quindi sono degli strumenti comunque diciamo accessori. C'è la torcia, c'è anche la radio, per utilizzare la radio si deve utilizzare comunque la cuffietta che funge da antenna. Per il resto ragazzi, io vi sto facendo vedere questo tablet, ho accettato subito di farvelo conoscere, il primo non ve l'ho fatto conoscere e forse ho sbagliato perché effettivamente è un tablet che dopo un anno di utilizzo, dicembre 2021, ancora sta resistendo. Questo ha le stesse caratteristiche, conserva la stessa robustezza, hanno migliorato però le prestazioni utilizzandolo, mi sono accorto della differenza di prestazioni con l'altro e effettivamente ne vale la pena. Quindi vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere il prodotto, valutare eventualmente se acquistarlo, se è un prodotto che può fare per voi, ma io penso che tra questo, come vi dicevo poco fa, è un tablet che rischia di danneggiarsi irrimediabilmente e allora valutate un tablet rugged, perché anche se vi cade e se ci cadete sopra come ha fatto mia figlia con questo, non si distrugge. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione lì su, cliccate anche sulla campanella, iscrivetevi al canale ovviamente e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!